tutti e bentornati sul mio canale. Oggi faremo una prima ricetta. Ho pensato di fare una ricetta a me cara per due motivi. Il primo è una ricetta tipica delle mie zone, tipica toscana, fiorentina. Sono i crostini di fegato. È una ricetta che viene fatta da sempre, viene fatta per i giorni di festa principalmente. Natale non è Natale senza il crostino di fegato. E ogni bambino viene svezzato a furia di mangiare crostini di fegato, pertanto è una ricetta anche della mia infanzia. L'altro motivo è che questa particolare ricetta, perché ogni famiglia ha la sua, ogni famiglia la fa nella sua maniera, questa me l'ha data un mio caro amico che purtroppo non c'è più. Quindi niente, Lorenzo, questa puntata la dedico a te. E voi seguitemi, se vi piace mettete il like, iscrivetevi al canale, commentate, tutto quello che volete fare. Come sempre, pinza e venite con me a cucinare. Allora passiamo alla preparazione del sugo dei fegatini toscano. Per farlo servono delle cipolle rosse. Io sono 4-5 cipolle rosse medie per un paio di chili di fegatini. Ci vuole un bel bicchiere di vinsanto. Se non trovate il vinsanto nella vostra regione potete usare un vino licoroso, qualsiasi dolce, perché sia dolce, uno zebibbo, un passetto di pantelleria, un marsala, ok? L'importante è che sia un vino dolce. Mi raccomando, ogni alcolico che mettiate, che sia vino superalcolico o un liquore, prendete sempre qualcosa che berreste, ok? Perché se lo berreste vuol dire che vi piace, pertanto la preparazione verrà buona. Se non usiamo una cosa di scarto, tanto si usa per far da mangiare, perché comunque rilascia tutti i suoi sapori, i suoi odori, ok? Poi ci servono un po' di capperi sotto sale che ho messo a dissalare in acqua fredda, già da un po', così che perdono tutto il loro sale, e un mezzo tubetto di pasta di acciughe, ovviamente fegatini di pollo, olio, poi ci servirà il coltello, il tagliere e il mixer, che però vedremo dopo. Ora taglio le cipolle e le metto intanto a soffriggere, poi vi spiego come si puliscono per bene i fegatini di pollo, ok? Procediamo con le cipolle. Ovviamente queste sono cipolle di Tropea, ok? A me piace queste, io quando le trovo prendo sempre le cipolle di Tropea, ma nel senso basta siano cipolle rosse. Ecco, non cipolle bianche, perché da noi in Toscana le cipolle bianche non si usano. Sono molto buone le cipolle di Cettaldo, che è un paese qui vicino a Firenze, se uno trova quelle sono perfette, sono tutto locale. Ok, una volta pulite le cipolle le andiamo a tagliare. Non importa farle finissime, perché tanto poi dopo frulleremo tutto, quindi diciamo si possono fare un po' così grossolane, si fanno pezzettini in questa maniera. Ovviamente se non ci vanno le dita dentro meglio. Diamo una padellina e ce le depositiamo dentro. Mi è già stato chiesto, pertanto farò anche un tutorial su come si usa il coltello. Ora ci lavoro e ve lo preparo. Ecco tagliate le cipolle. Adesso ci mettiamo l'olio. L'olio va un po' più abbondante in questa preparazione perché faremo un patè, quindi i liquidi vanno saputi giostrare un attimino, perché sennò ne viene proprio della consistenza del patè finale. Ci metto subito sulle cipolle a crudo un po' di sale grosso, in maniera tale che mi tirino fuori tutta l'acqua, perché non le voglio rosolare troppo, soffriggere troppo, le voglio fare appassire. Ok? Andiamo ai fornelli. Allora, mentre le cipolle soffriggono per me, passiamo ai fegatini. Allora, in commercio nei supermercati si trovano o solo fegatini o fegatini e cuori. Io li ho presi entrambi così da farvi vedere come si gestiscono
Questo è solo fegato, va bene? Quindi è un po' più semplice da pulire, perché basta levarci questi pezzettini qui, che sono questi filamentini che poi dopo sono cattivi e non si frullano neanche per bene. Ok, quindi il fegatino va pulito tutto per bene, così privato di questi piccoli filamenti. Se ci dovessero essere delle piccole sacchettine verdi, mi raccomando non le rompetele perché sono labile, ok? E quindi diventa tutto cattivo, cioè praticamente buttate via tutto. E niente, si tagliano a pezzettini. Questo invece è la versione con anche il cuore, che è questo qui, che spero si veda. Il cuore è un po' più duro, ok? Però tanto dopo frulliamo tutto, non dovrebbe incidere più di tanto. C'è tutta questa parte qui di grasso intorno che io levo in toto, così via. Il cuore poi lo divido in due e lo metto insieme agli altri fegatini. Il resto, anche qui ci sono tutti questi piccoli filamenti che leviamo. Qua, leviamo di qua e questo lo tagliamo così. Io l'ho già lavato, uso questo sulla pasta per lavarlo, ok? Sono puliti quando il vostro acquario, la vostra cucina sembra una scena uscita dal telefilm The Boys, ok? Quindi c'è sangue ovunque, sembra una scena del crimine. A quel punto siete sicuri siano puliti, perché tutto il sangue è defluito. Sposto la telecamera sulla cucina e ci vediamo per finire la preparazione. Ok, eccoci ai fornelli. Dunque le cipolle si stanno appassendo, ok? Vanno lasciate cuocere piano piano, non devono soffriggere, non devono prendere il colore marrone e quel sapore un po' troppo forte di soffritto, vanno proprio lasciate ammalbire piano piano. Il sale grosso che abbiamo messo prima sta aiutando in questo compito e quindi si stanno piano piano appassendo. Sono forse un pochino secche, ci aggiungo un gocciolino di acqua e lascio continuare la cottura almeno un'altra decina di minuti. Quindi io gli sto dietro perché vanno un po' coccolate, come tutti i soffritti. Ci vediamo tra 10 minuti. Eccoci alla fine della cottura delle cipolle. Sono ben ammalvite, ok, piano piano, non sono colorite troppo, quindi così è la cottura giusta. Adesso alzo un attimo il fuoco e ci aggiungo i fegatini. Tutti in una volta. Questi devono cuocere bene, adesso li vedremo cambiare di colore. Ecco, c'è un fuggitivo, preso e rimesso su posto. Quindi fiamma al massimo, vedete di già cominciano a cambiare colore. Adesso sono marroncini, anziché proprio color fegato. Quando saranno tutti completamente marroncini, grigiastri, il che non è proprio il massimo del colore invitante, ma insomma, andremo a frullarli. Bisogna fare attenzione a non farli asciugare troppo, quindi si dà una botta iniziale di fuoco bello vivo, dopodiché si lasciano cuocere qualche minuto a fuoco più basso. Quindi lasciamoli cuocere e ci aggiorniamo tra qualche minuto. Eccoci tornati. Allora i fegatini hanno cotto, adesso come vedete tutto hanno lo stesso colore, va bene? Quindi bisogna adesso andare a sfumare con il vinsanto che ho preparato lì. Come vedete è abbastanza liquido, adesso magari si fa vedere dalla camera sopra, va bene? E così deve essere, perché se no ne va della consistenza del patè finale. Non abbiamo mai aggiunto sale, tranne quel pochino all'inizio delle cipolle, perché poi aggiungeremo sia i capperi che la pasta d'acciughe che sono già sapidi per conto suo, quindi per il momento non aggiungiamo sale, ma ci mettiamo un bel bicchiere di vinsanto o del vino liquoroso che avete trovato, come detto in precedenza. Adesso dobbiamo semplicemente aspettare il fuoco al massimo che si disperda l'odore dell'alcol. Terminato l'odore dell'alcol spengiamo e andiamo a frullare. Ok, il vinsanto è evaporato completamente, o meglio l'odore dell'alcol è evaporato completamente. Spengo il fuoco e ci spostiamo sul tavolo per finire la preparazione. A tra poco. Eccoci al finale della preparazione. I fegatini sono cotti, come abbiamo visto poc'anzi, adesso li andiamo a frullare in un bicchiere del frullatore. Io consiglio di mettere la metà
circa, a meno che non abbiate un frullatore, un bicchiere grande così, a quel punto potete frullare tutto insieme. Se no proprio con il mixer, il frullatore di immersione, farlo direttamente o nella padella o in un altro contenitore, una zuppiera o qualcosa del genere. Questo è decisamente grande, ci riesco a metterci tutti. Allora, a metà, come dicevo prima, prendiamo i capperi, li schiacciamo un po' per far uscire l'acqua. Questi sono capperi salati. Per cucinare non ho sempre usato i capperi salati, dissalati ovviamente adeguatamente in acqua fredda, perché quelli sott'aceto comunque un po' d'aceto lo rilasciano sempre, quindi in qualsiasi preparazione poi dopo si sentirà anche il sapore dell'aceto. Aggiungo un po' di pasta d'asciughe, qui dipende dal gusto personale. Io per 2 kg di fegatini ci metto circa mezzo tubetto di pasta d'asciughe. Mi piace di più, ne mettete di più, piace meno, ne mettete meno, non piace, non lo mettete proprio. Secondo me ci va, così come i capperi, però i gusti sono gusti. Alla fine nel tutto l'impasto, il fegatino è molto forte di sapore, non è che spicchi, diciamo, dà un po' di sapidità, ecco un esaltatore di sapidità questo. Allora, andiamo a mettere un po' di sugo, di liquido, ok? Così che il patè venga bello cremoso. Ok, e andiamo a frullare. Metto fuori il pane. Ok, la prima parte è frullata, come vedete è abbastanza liquido. Sono preparato un pentolino, ci lo versiamo dentro, allora ci vediamo, ecco, il cucchiaio, mamma mia che profumo, e facciamo la stessa cosa con i rimanenti. E alla fine, avete visto, l'ho diviso anch'io, anche se il bicchiere comunque dovrebbe contenuto tutto, così viene molto più cremoso. Poi in alcune parti della Toscana, per esempio in Maremma o in Casentino, lo fanno un po' più grosso, battuto al coltello, neanche frullato. A me piace più così perché viene proprio un patè e è veramente goloso, a livello simile. Lasciamo tutto, metto fuori la telecamera. Ecco qua. Tutto questo liquido vi potrà sembrare troppo, ma non è così. Al limite lo tenete un secondo in più sul fuoco, dopo si fa ritirare. Meglio più che meno in questo caso. Allora, come prima ci mettiamo dentro i camperini. Cerchiamoci che tutto ciò che è sul bordo sia stato preso. Direi di sì. E ci siamo. Ecco fatto. Allora, non ha un aspetto per niente invitante, quindi non vi basate sull'aspetto per il gusto, perché se no non lo mangerete mai. Però una volta assaggiato, secondo me non lo abbandonate mai più. Come avete visto, la ricetta è facilissima, c'è una resa strepitosa perché con 2 kg di fegatini ne fate veramente una quantità esorbitante. Ok, e si leva bene tutto, non ne basta niente. Allora, qui mi sono preparato 2 pezzettini di burro, ce li metto dentro tutti e 2. Non serve ma aiuta, gli dà un po' più di cremosità, ok? Smorza quei perali sapori troppo forti del fegato, quindi vi consiglio di metterlo. Ovviamente non è obbligatorio. Ecco fatto, questa è la preparazione. Il patè, come vedete, ha questa consistenza, così liscia però bella consistente. I liquidi sono stati dosati giustamente, adesso lo possiamo assaggiare.
Vi consiglio di comprare un pane toscano, di sciocco, e bruscarlo un pochino sulla piastra, sul fuoco, ancora meglio. Mi sacrificherò per un primo assaggio. Ovviamente brucia, ma non resisto. Mamma mia, strepitoso. Scaldo un po' di pane, l'assetto un attimo e ci vediamo qui per un test finale. Una bomba, a tra poco. Eccoci alla parte migliore di tutta la situazione, l'assaggio. Ho preso un bel piatto colorato perché insomma qui la situazione non è che sia proprio il massimo degli invitanti. Allora facciamo così. La regola è fetta di pane, un quintale di questo, più o meno il rapporto è quello, ok? 1 a un quintale, non meno, messo proprio così, direttamente. Pane toscano, bruscato, se è di qualche giorno ancora meglio. E questo è il risultato finale, ok? Adesso io mi faccio il mio d'assaggio. Siccome lo faccio io, per me, dopo tutta sta fatica, un caldo cane oggi tra l'altro, ne metto un quintale e mezzo. Questo ragazzi è come il gol di Bati a Wembley, cioè ogni volta è una sorpresa. Mamma mia. Mia nonna, questo qui col pane secco, ribrustato, mettevano una fondina con un po' di brodo caldo, in maniera tale che si riammorbidisse un pochino il pane. E secondo me è valido, però adesso per comodità, per pigrizia, non lo so, sempre con i moderni si mangia così, vi assicuro è una fucilata, veramente incredibile. Preparazione velocissima, economica, semplice. Ci sono due piccole accortezze diciamo sulla gestione dei liquidi e del sale, poi il resto viene quasi tutto da sé. Provate a farlo, ditemi cosa ne pensate, ditemi se non vi viene come pensate che vi sia venuto, magari vi posso dare qualche consiglio o qualcosa. Iscrivetevi al canale, mettetemi un like, riempitemi la pagina dei commenti, non vedo l'ora di leggervi tutti. Alla prossima! Un piccolo consiglio, visto che pulire 2 kg di fegatini non è il massimo della vita, vi conviene farlo comunque, perché tanto questo si può congelare tranquillamente. Si riscalda semplicemente in un pentolino con un pochino di burro ed è sempre buono. Oppure potete usare la soluzione che ha la mia amica Lisa, che prima di arrivare al congelatore lo finisce a cucchiaiate direttamente dal pentolino. Ciao Eli! Yeah, I'm